Video test e setup riempitrice per olio modello fluida MVE. In questo primo video andremo ad illustrare l'accensione della macchina e il riempimento della tubazione per evitare bolle d'aria. Attualmente noi lavoriamo con acqua. Accensione della macchina. Sul display inizia il caricamento del software. Ci troviamo un pulsante stop, un pulsante start, un selettore che serve per selezionare già delle ricette, delle formule preimpostate, un pulsante di riempimento manuale che serve per fare piccoli rabbocchi o riempimento di piccoli contenitori e un potenziometro che va a regolare la velocità della pompa che è sotto inverter. Qui abbiamo già preparato anche dei piccoli contenitori che dopo nel prossimo video andremo a illustrare. Quindi caricamento dell'impianto. Come ripeto, attualmente lavoriamo con acqua, dell'impianto per evitare bolle, ok, all'interno delle tubazioni. Abbiamo aperto il pannello posteriore della macchina per poter far vedere che la pompa è corredata di bypass, che è questo qua. Dunque, caricamento dell'impianto col bypass chiuso. Successivamente all'impianto carico si lavorerà con il bypass aperto, che può essere da questa parte o da quest'altra. L'importante è che non sia in posizione centrale. E poi andremo anche a spiegare il motivo per cui si lavora con bypass aperto, per avere un flusso più fluido, costante e morbido. Quindi chiudiamo il nostro bypass per simulare, per fare il caricamento dell'impianto. Posizioniamo un contenitore sul piatto bilancia per poter fare il riempimento. Attualmente abbiamo un becchello di riempimento per piccoli flacconi, ok? E lo si vede dal diametro. Un ulteriore becchello, che è questo, microforato, che serve per il riempimento delle lattine ed eventualmente di bagging box. Okay. Il caricamento dell'impianto possiamo farlo anche senza becchello. Qui abbiamo un'elettrovalvola di chiusura, il piatto bilancia. Posizioniamo il nostro contenitore sul piatto bilancia. Usiamo il tasto manuale, ok? Il tasto manuale che serve per fare il riempimento manuale o rabbocco, quindi ad ogni pressione c'è un'erogazione di prodotto. A questo punto faccio sgorgare un po' di acqua da caricare la mia tubazione. Riprendiamo, ok, dai nostri piccoli contenitori, dai nostri due ugelli. A questo punto monteremo l'ugello più piccolo, ok? All'interno c'è una guarnizione, lo avvitiamo sulla elettrovalvola, ok? E siamo pronti per fare il riempimento per i piccoli flacconi. Andremo a utilizzare un flacone graduato. In questo caso abbiamo un flacone graduato a 10 cm, 200 cm, 300 cm, eccetera. Okay. Vedremo che sul nostro display, okay, abbiamo la parte superiore del display blu e la parte inferiore del display rosso. Se noi andiamo a appoggiare un flacone sulla bilancia, vedrete che andrà a fare la tara in automatico del
peso del contenitore, quindi ci interessa poco il peso del contenitore perché la tara viene sempre fatta in automatico. L'importante è che quando togliamo il contenitore da sopra il piano della bilancia ci troveremo sempre i due display a 0. Nel caso in cui necessiti di fare un reset della pesatura e quindi dello 0, andremo a premere questo tasto 0 ESC e sul display viene questa scritta che significa store. Infatti se vedete nel display blu c'è la scritta store. Bisogna essere molto rapidi a fare questa operazione perché si preme 0 store e contemporaneamente menu enter e si fa l'azzeramento, stop. Nessun altro intervento è necessario. Adesso andremo anche a mostrare, prima del riempimento, lo smontaggio del piatto bilancia. Adesso andremo a sollevare il piatto della bilancia, prego Livio, per far vedere. Ok. Qui abbiamo la struttura della bilancia, abbiamo una bolla d'aria, ok? La macchina bisogna sempre posizionare al più in piano possibile e poi durante la lavorazione utilizzare i freni che ci sono sulle ruote. Durante il trasporto bloccheremo di nuovo queste 4 viti che ci sono qua sotto, che sono degli M6 utilizzando la chiave da 10. Ok, queste viti qua, questa vite qua serve per bloccare il piatto superiore della bilancia, quello che fa la pesata. Questo per evitare durante il trasporto sollecitazioni, eccetera, eccetera. Tra la testa del dado esagonale, del bullone esagonale e il piatto della bilancia c'è posizionato un gommino, quindi troverete questo gommino bloccato con la chiave, vi aiutate con la chiave da 10, allentate leggermente, togliete il gommino, ok, poi non serve più questo gommino perché serve solo per eventualmente dei trasporti, e andate ad svitare questa vite e la lasciate qui così, stringete il controdado e stop. Riposizioniamo il piano della bilancia e adesso andiamo a vedere un attimino due parametri sul display. Ok, per l'azzeramento avevamo già visto prima nel video precedente. Adesso andiamo a fare un riempimento che è stato programmato da questo selettore selettore ricette, e comunque se premiamo il tasto menu, questo tasto qui, menu, viene la scritta 4P, lo riprendiamo un'ulteriore volta, ok, e qui abbiamo le nostre formule o ricette, ok, dove abbiamo le formule, arriva fino a 99 formule, adesso impostate ci sono 9 formule, l'ultima formula, la 10ª, l'abbiamo fatta noi internamente per fare delle prove su piccoli campioni. Ci si sposta con le frecce su e giù sulle varie formule, quindi vedete P07, vedete P09, ok, e poi P riparte di modulo 01, ok, 01, 0, pardon, ho sbagliato io, 01, 02, ok, dove sulla 01 abbiamo impostato 92, perché qui abbiamo già applicato il parametro di conversione coefficiente 0,916 che è il peso specifico dell'olio. Ad esempio la formula 02 la utilizziamo ora su acqua e quindi vogliamo che la bilancia in un'erogazione di pesata di 200 cc perché utilizziamo acqua con peso specifico 1. Esatto. Quindi usciamo. Premo ancora una volta ESC, perfetto. L'importante è che sul display sia sempre così, con la scritta pronto, 00 eccetera sulla parte superiore del display blu e la serie di zeri sul display rosso. Questo indicatore qua diciamo è un diagramma che va a indicare il riempimento del contenitore. Il graduale riempimento. Il graduale riempimento del contenitore, esatto, come ci conferma l'ingegner Livio. Detto questo, iniziamo con un riempimento di un piccolo flacconcino, ok,
che è da 200 cc. Vedete che nel momento che posiziono il flaccone ho la tara e quindi ho 354 grammi di peso. A verifica del dato abbiamo un'ulteriore bilancia che utilizziamo noi internamente in azienda, sempre digitale. Ok, Livio appoggiami il contenitore. Certo. Appoggio il contenitore. 354, perfetto. Corrisponde perfettamente. Esatto. Facciamo la tara, a questo punto facciamo la tara su questa nostra bilancia, quindi andiamo a 0. Adesso facciamo il riempimento, ok, la posizione si posiziona così, indicativamente così, con il becco fuori, stiamo utilizzando il becchello quello piccolo, non questo qui grande, ok, questo serve solo per i grandi contenitori, per i bagging box. Ok, volevo puntualizzare che abbiamo preventivamente regolato l'altezza in modo adeguato per il contenitore. Assolutamente, l'altezza si regola da questo volantino. Esatto. Ok, eventualmente poi in base ai vostri contenitori un consiglio che vi possiamo dare è di fare delle tacche, ok, sullo scorrimento dell'altezza del becco per evitare tutte le volte di andare a cercare la posizione corretta. E come vedete il becco non entra all'interno della bottiglia, si posiziona qui in modo centrale, ok, si preme per il tasto stop. Abbiamo il potenziometro, questo ci va a regolare la velocità della pompata, ok, dall'inverter. Naturalmente se siamo troppo alti e quindi a una portata molto alta, stiamo lavorando su un contenitore molto piccolo, quindi attenzione, questa è una verifica che dovete fare sempre quando passate da grandi contenitori a piccoli contenitori. Quindi adesso andremo a lavorare, considerando che lavoriamo con acqua, quindi con un prodotto molto liquido, ok, e quindi lavoriamo sul 2. Premi il tasto start, Livio, adesso stiamo andando anche molto piano, che volendo si potrebbe andare anche un pochettino più forte, ma questo l'abbiamo voluto fare noi, volendo nessuno ci vieta di aumentare la velocità sulla pompa. Ok, perfetto. E abbiamo riempito la nostra. Adesso andiamo a fare la pesata. E vedete che abbiamo chiesto 200 e ci sono 202 grammi. Considerate che nel frattempo abbiamo una tubazione volante e quindi purtroppo col bypass aperto, non essendo attaccati vicino a un serbatoio per caduta, ok, ma un tubo in immersione nell'acqua, col bypass aperto comunque inevitabilmente ci sono delle bolle all'interno dell'impianto. A questo punto procediamo con il riempimento di un contenitore graduato più grande, quindi andiamo a regolare l'altezza, prego Livio. Sempre con il becco di riempimento piccolo. Ok, perfetto, benissimo. Ok, qui abbiamo un contenitore gradato che va da 10 cl fino a 500 cl. Andiamo a premere il tasto stop, questo obbligatoriamente tutte le volte per ritornare di una modalità di riempimento, perché sennò avrebbe tenuto in memoria l'ultimo riempimento. Tutte le volte che si fa un riempimento, comunque un'operazione molto veloce, si toglie il contenitore, si riposiziona il contenitore e si preme il tasto stop e si fa il tasto start. Finito. A questo punto andiamo a richiamare un'altra ricetta, adesso vado a memoria la 4, però vi faremo poi una tabella per ricordarvi e per semplificarvi, ok, delle varie ricette memorizzate su questo selettore di cambio ricette, ok. Adesso andiamo di qui, prendiamo di nuovo il tasto menu, 4P, riprendiamo menu, andiamo a vedere la nostra 4 cosa indica. Adesso non la vediamo qui a display, aspettate che metto a zoom, metto a fuoco, ok. Con le frecce saliamo, andiamo a vedere la nostra 4 e la nostra 4 ci eroga
esattamente, è un po' troppo grande per questo contenitore, facciamo la 3 che sono 458 grammi, perché qui è già applicato il coefficiente 0,916, quindi sarebbe per olio. Sarebbe per la mezzo litro di olio. Esatto, quindi selezionato qua. Adesso di qua di fatto non stiamo selezionando niente, qui stiamo solo, abbiamo solo verificato, ok? Perché non dobbiamo fare nessuna modifica qui, 0 ESC di nuovo, perfetto. Quindi abbiamo detto che dobbiamo fare la 3, giusto? Benissimo, facciamo di nuovo la tara del nostro contenitore. Facciamo la tara. Ok, posizioniamo il nostro contenitore sotto, il potenziometro teniamolo a questo punto su un 3, ok, una prova, ok, premiamo il tasto stop per un secondo, iniziamo col riempimento col tasto start. Prego Livio. Vedrete che la macchina a un certo punto adesso poi diminuirà la velocità perché c'è una rampa automatica di discesa sull'inverter. Ok, e abbiamo fatto il riempimento, che era di 458 grammi. Come si può vedere di qua. Esatto, conferma Livio, 458 grammi. È una bilancia molto precisa, ok? Vediamo all'interno quanto abbiamo messo. 460, perfetto. La variazione del grammo è più che accettabile. È relativa anche perché nel nostro caso bisogna vedere la tolleranza della bilancia che abbiamo di Esatto, prova. noi abbiamo una bilancia di prova con precisione 2 grammi, questa qui dovrebbe essere precisione a memoria mezzo grammo. Ok, portata massima della bilancia, mi raccomando, abbiamo un'etichetta qui identificativa, 15 kg, quindi attenzione, ok, a non appoggiare pesi sulla bilancia. Andiamo a fare il cambio del beccuccio, perché prima utilizzavamo un beccuccio piccolino per i piccoli contenitori e quindi adesso utilizziamo questo beccuccio. Svitiamo, prego Livio. C'è la guarnizione, sì. Ricordarsi sempre di mettere la guarnizione. Raccomandiamo la guarnizione che va montata ovviamente qui. Perfetto, lì basta stretto a mano, ci è sufficiente, asciughiamo le gocce d'acqua che erano cadute. Perfetto, benissimo. Adesso spendiamo ancora 2 parole, ok, sul display. Quindi a questo punto vi ritroverete poi con una scheda che vi faremo con le varie formule o ricette, ok, sempre selezionabili da questo potenziometro. A questo punto entriamo in modalità di programmazione, diciamo così, dei parametri delle formule, quindi menu enter, scritta for P, ripremiamo di nuovo menu enter e abbiamo la lista delle nostre formule. Ok, adesso Livio farà scorrere, ok, andremo a selezionare ad esempio la 8, ok, la 8, selezionare, utilizziamo questi tasti qui, stop e print per salire e scendere, e questi due tasti qui servono per modificare la formula. Sulla 8, ok, come vedete abbiamo un preset che vuol dire che la pompa pomperà alla massima velocità che andremo a impostare noi dal potenziometro, ok, e poi farà una rampa di discesa, ok, che anche qui andremo a indicare noi, che è la differenza tra il preset e il set. Quindi il set è la quantità che vogliamo riempire. Esatto. In questo caso è 4,580 che corrispondono a 5 litri di olio col coefficiente 0,916. Esatto. E 4,450 l'abbiamo impostato noi per avere un differenziale di 130 grammi. Di 130 in sostanza grammi. gli ultimi 130 grammi lui riduce la velocità proprio per evitare eventuali fuoriuscite. Esatto. Poi questo valore, se riteniamo di aumentarlo o diminuirlo, è a nostra discrezione. Ok. Quindi detto questo,
se vogliamo vedere per modificare i valori, ok, Livio entra con sempre menu enter ancora una volta, ok, siamo sul primo valore, ok, poi coi tasti su e giù vedete che possiamo andare a modificare, ok, 4,59, vedete che abbiamo il display rosso e il display blu che comunicano assieme, ok. Ci spostiamo a Ok. andare a modificare con questi la cifra che vogliamo. Esatto. Quindi se volessimo modificare ad esempio questo e abbassarlo di un pochino, quindi per aumentare questa rampa potremmo fare così. In questa maniera noi avremo una differenza di 180 grammi. Proviamo a lasciare questa. Lasciamo tuttavia quella che era impostata in precedenza. Quindi eravamo così. Facciamo menu enter per confermare e premiamo ancora una volta e andiamo sull'ultimo, che questa è la quantità. Attenzione, perché questa è la quantità che vogliamo, che andremo ad erogare, ok? Attenzione, ribadiamo, sempre espressa in grammi, quindi questi sono pesi, sono tutti pesi. Esatto, non lavora a litri, Non lavora a litri, lavora in grammi, quindi qui ci sono 4580 grammi. Perfetto, benissimo. Facciamo ESC e sappiamo che è la formula 8, ESC di nuovo, Sì? ESC ancora una volta e andiamo, vedete che la macchina ci indica che è pronta a riempimento. Abbiamo tutto a zero, il nostro piatto della bilancia è vuoto. Andiamo a questo punto possiamo selezionare la nostra formula 8. Perfetto, 8, benissimo. Ok, posizioniamo il nostro contenitore, andiamo ad alzare, ok, facciamo l'altezza, la regolazione dell'altezza. Perfetto, ok. Simuliamo la nostra lattina, ok. A questo punto andiamo di nuovo sulla nostra bella bilancina, prego. Appoggiamo il contenitore, vediamo che il nostro contenitore pesa 322-324 grammi. Ok, facciamo la tara, ok, riposizioniamo il contenitore sulla nostra bilancina e vedete che qui abbiamo una precisione, ok, di 324 grammi. In questo caso, visto che comunque riempiamo grossi contenitori, proviamo ad aumentare la nostra velocità e la portiamo sul 5, andiamo fino a una scala di 10, attenzione che una scala di 10 comunque ha una grossa portata la pompa, però questo sono tutti regolazioni che dovete farvi poi in campo durante le lavorazioni, considerando che noi, ribadiamo, stiamo lavorando con acqua e con olio è totalmente differente. Esatto, quindi dovrete cercare poi il vostro miglior compromesso. Via. Esatto, quindi il tasto stop, un attimo, ok, iniziamo col riempimento col tasto start, prego Livio. Vedete che la pompa è partita adesso perché abbiamo una regolazione di 6, ok, vedrete che fra un po' inizierà poi a rallentare, vedete che anche qua, ok, questo diagramma vi fa vedere quando il contenitore è quasi pieno, ok, perfetto, abbiamo il nostro contenitore corrodato che ci sta al pelo, ok, benissimo. Livio con calma, vedi di portarla sulla bilancia e vediamo quanto abbiamo di acqua. Era 4, 5 e 8, quindi 4, 5, 90. Considerate che questa bilancia non è così precisa come questa, quindi abbiamo una differenza di 10 grammi, di 10 grammi che comunque se risultassero effettivamente possono venire corretti. Possono venire corretti, esatto, ma 10 grammi consideriamo che siamo dell'ordine di grandezza di non più di tra un cucchiaino e un cucchiaio. Sì, esatto, siamo nell'ordine di grandezza di un 500° del riempimento effettivo, certo. quindi è comunque una buona approssimazione. Certo, ok. A questo punto, se vogliamo effettuare un altro riempimento, ripetiamo questo passaggio, ok, adesso Livio andrà a svuotare il contenitore grande, ok. Supponiamo che ora stiamo facendo della produzione, quindi stiamo riempiendo le nostre lattine, perché il tempo è denaro e quindi posizioniamo,
ok? Premiamo stop, perché vedete che la macchina dice attesa, ok? Prendiamo un attimo stop e lei è di nuovo pronta, e quindi un'operazione molto veloce. Riempiamo, togliamo, riposizioniamo, stop e start. Nello start vedete che sul display vi fa vedere Formula 08, ciclo 1 di 1, produzione, il set 4580, il dosaggio in tempo reale, il diagramma e sotto la bilancia anche in tempo reale. Vedete che ha rallentato. Perfetto. Ripesiamo per l'ennesima volta. €5,96. Considerate anche un'altra cosa, che noi adesso abbiamo un prodotto che ha acqua e non è olio, ok? E quindi alcune gocce che scendono dalla chiusura dell'elettrovalvola a questa distanza qui del becco, ok, comporta un differenziale di 5, 10, 15 grammi massimo, ok? Quindi nell'ordine del cucchiaio, giusto per avere una misura, un metro di grandezza del cucchiaio. Certo, poi inoltre si vedeva che qualche goccia è fuoriuscita, cosa che con l'olio non succederà. Questo rende un po' più difficili queste, diciamo, queste misurazioni automatiche. Il tasto riempimento, ok, serve, adesso andiamo a risvuotare il nostro contenitore, nel momento in cui facciamo un flaccone, in questo caso stiamo facendo un flaccone comunque con un diametro abbastanza grande del collo, ok, spendiamo ancora giusto 30 secondi, ok, andiamo a regolare. Livio, regolami l'altezza per favore, ok, del nostro flaccone. Perfetto, benissimo, ok. A questo punto, ok, a questo punto vogliamo fare un riempimento di questo flaccone. Cambiamo però, cambiamo un attimino il beccuccio, perché abbiamo un beccuccio per il riempimento lattino, quindi non andiamo via. E diciamo che con questo video poi abbiamo terminato. Ok. Ok, nessuno ci vieta di, non tutte le volte per forza, se uno deve fare campionatura o piccoli contenitori, 5 di un tipo, 3 di un altro, eccetera, eccetera, di fare un riempimento completamente manuale, ok? Quindi cosa facciamo? Attenzione, perché adesso dobbiamo ricordarci che abbiamo il nostro potenziometro regolato sul 6 per grossi contenitori. Andremo a regolare il nostro potenziometro sul 2, 3, ok? 2 più che sufficiente. E andiamo in manuale, molto semplicemente. Quindi il nostro Livio premerà il tasto manuale e vedete che a ogni pressione molla Livio, ok? Riprendi, ok, perfetto. E noi possiamo fare il livello, benissimo, portiamolo a questo livello. Quindi a questo punto stiamo lavorando in manuale a livello, diamo ancora un goccettino, ok, perfetto, stiamo lavorando con l'acqua e quindi è molto più difficile rispetto all'olio, però nel frattempo abbiamo visto che possiamo fare un riempimento a livello, ok, e avere un riferimento in peso. Quindi abbiamo caricato 549 grammi di prodotto. La nostra bottiglia peserà piena 878 grammi, la nostra bottiglia piena peserà con la nostra bilancia, differenza di 2 grammi, ok? Quindi è possibile gestire anche in manuale piccole campionature o piccoli contenitori, tipo contenitori da 100 ml, eccetera. Naturalmente il 100 ml viene abbastanza difficile da gestire tramite la programmazione, perché tra rampa tra inizio riempimento e rampa di discesa è talmente poco il tempo
che a fare il software, a fare il calcolo e comandare le trovavole in chiusura. Sul 100 ml è conveniente fare un riempimento manuale. Accessorio bagging box, riempitrice per olio fluida MVE. Ok, adesso andiamo a togliere il piatto della bilancia. Ok, estraiamo il piatto della bilancia. Il display, un attimo Livio, il display vedete che lo vediamo in negativo, ma non ci interessa, perché tanto lui fa la tara in automatico. Prendiamo il dispositivo accessorio per l'utilizzo con bagging box e andiamo a posizionarlo, ok? Vedete che c'è questa staffa, va posizionato, ecco, così, posizionato, qui così, perfetto. Andiamo a posizionare, allora, prima cosa, naturalmente utilizziamo sempre il becchello, quello grande, per il riempimento di lattine, ok? Noi adesso andremo ad utilizzare un bagging box da 10 litri perché purtroppo non abbiamo sacchetti più piccoli e quindi faremo un riempimento parziale di 5 litri, ok, di olio, di simulazione di olio all'interno del bag da 10. Quindi adesso riprendiamo la formula corretta che è la numero, Livio correggimi, la numero 8, giusto? La numero 8, la numero sì. 8, poi vi faremo comunque la scheda, questo l'ho già ripetuto 1000 volte. Comunque numero 8, benissimo. Andiamo a rifare un attimino la tara del sacchetto con il nostro tappo, la nostra bilancina. Tappo passato. Ok, cartoccia il sacchetto, buttalo dentro. Ok, facciamo la tara del nostro sacchetto. Ok. Così col tappo, così vedremo effettivamente. Ecco, vedete che qui è molto, comunque molto mobile il tutto, no? E quindi dovete centrarvi, come ripeto, la macchina, ecco. Ma una volta che siete centrati è a posto, benissimo. Il nostro tappo lo mettiamo provvisoriamente lì, ma tanto poi lo metteremo a mano perché non facciamo la chiusura adesso. Ok? Benissimo. La formula è la 8. Ok, una volta stop. Vai Livio con start, riempimento. 5 litri. Potenziometro sul 4. Utilizziamo 5 litri su un bag da 10, Ok, il nostro sacchetto si riempie all'interno della bacinella di contenimento. Qui vediamo Ribadiamo solo un dettaglio, 5 litri di olio. 5 litri di olio, certo, certo. Quindi per l'acqua saranno 4,58 kg. Infatti adesso vedrete che sarà 4,58 kg perché stiamo utilizzando dell'acqua. Ok? A questo punto sfiliamo via. A questo punto ci ritroveremo nella condizione da dover spostare, ecco ferma Livio, aspetta, rilascia l'infilato nella forchetta, ci ritroveremo in questa condizione qui, ok? Dove saremo pronti, ok, a fare la chiusura. Fare la chiusura vuol dire che ci aiutiamo con la mano, premiamo forte questa leva e chiudiamo, ok, il bagging box. Adesso non lo chiudiamo perché Livio sfila, che così pesiamo il tutto. Prendi anche il tappo, perché tanto il tappo fa già sicuramente lì. Posizioni solo il tappo sopra, che non scappi l'acqua. Ok, primo classe, è sufficiente. Pesiamo sulla nostra bilancia, vediamo quanto ha erogato. In questo caso abbiamo 4,370. Il valore atteso era 4,58. Evidentemente è stata un po' scarsa. In questo caso qui bisogna fare alcune prove, ok, specialmente sui bag, perché andiamo a piazzarli comunque in accessorio sopra la bilancia, provvisorio, eccetera, eccetera. Quindi alcune prove con i bag per avere poi un valore ottimale, quindi bisogna fare una correzione su quello che sono i parametri. Esatto, eventualmente fare qualche correzione. In ogni caso ricordiamo che adesso noi stiamo lavorando con acqua e con l'olio e già questi parametri cambieranno leggermente. Esatto. Benissimo. Togliamo l'accessorio bagging box. Ricordiamoci che nel momento in cui andiamo a riempire un bagging box da 5 litri e comunque un 5 litri risulterà pieno, ok, perché è dedicato proprio per i 5 litri, nel momento in cui ci accorgiamo che il nostro bagging box a vista
non fosse completamente pieno nella maniera ottimale. nella maniera diciamo. finale, possiamo ancora agire leggermente sul riempimento manuale e Esatto. quindi aggiungere quel Tot mezzo che mancherà. bicchiere, 2-3 cucchiai di olio che serve per completarlo. Però facendo alcune correzioni sul parametro, ok? E quindi andando a questo punto a creare una ricetta nuova, perché la ricetta ad esempio 8 che abbiamo creato per le lattine non è detto che vada perfettamente bene anche per fare i bag, perché andiamo a, diciamo, a cambiare un attimino quello che è la cinematica della macchina, andando a smontare, togliere il piatto bilancia e andando ad inserire l'accessorio bag. Esatto, Però, l'accessorio bag, volevo solo ribadire, non sarà un peso esattamente centrato sul piatto della bilancia, creerà qualche leggera leva che diciamo renderà difficile l'operazione di pesatura ottimale esatto. e questo andrà, ma naturalmente, leggermente corretto impostando i nostri parametri ottimali. Oppure correggendola male, ribadendo che la macchina nasce per le lattine e contenitori e non per bag. I bag li fa col suo accessorio, ma per un uso saltuario. Concludiamo questa serie di video augurandovi buon lavoro.